Bentornati qua sul canale, oggi siamo qui per un nuovo prova e fuggi. Dopo tanto tempo che non ne facevamo uno, mi è arrivato questo gioco col codice, insomma, dato dagli sviluppatori che ovviamente ringrazio, che si chiama Genie Reprise. È un titolo che onestamente non ho visto, in cui non ho ancora visto molto, ma voglio esplorarlo insieme a voi. Allora, intanto, opzioni. Ci abbiamo per caso l'italiano? Sicuramente no. Vi scommetto quello che volete, no, eh? Mi sa che è solamente in inglese. Sei sicuro di iniziare una nuova partita? Sì, è una minaccia. Vabbè, ci stanno a minacciare. L'atmosfera sembra intrigante, già Once da upon a come si time, presenta. there was a story told, a memory of our people, so often of old, with a start so promising, we often recall, but sadly the ending, no guarantee of all. Thinking of happily ever after, a myth or just a dream, that life will bring us joy and love, or so it would seem, but no matter the ending, our memories will stay. So cherish the stories, and so let us pray. Allora, ovviamente come abbiamo visto è tutto in Memory is inglese, a non c'è broken mirror, italiano, neanche shattered fragments of sottotitolato, past insomma. life, reflecting the moments that give each of us strife. Bright gleams of light fading away soon, blurring the lines of reality and dreams that we swoon. The harder we try to focus and to recall, the more the memories slip away and begin to fall. Pieces of life that make us who we are. Beautiful shards of memories, dreams and far. Ok, sembra essere un titolo molto, ma molto tranquillo, ma vediamo un attimo. Parte 1. Sun Rose. Sblocca già un trofeo, manco abbiamo incominciato. E bene, siamo qui in questo posto. Qua non si può entrare. Cosa sarebbero queste? Comunque le case non sono esplorabili. Non si può neanche saltare. Non c'è il salto. Neanche la corsa. Non c'è niente, insomma. Solo esplorazione sembrerebbe. Niente di più, niente di meno. Ma neanche una casa... No, neanche una casa in cui si può andare. Vabbè. Come non detto. Ok, va bene, grazie. E... Ok. Ok. Il titolo non ha... Al momento non... Vabbè, siamo solamente all'inizio. Quindi mi tengo le considerazioni per dopo. Potrebbe essere una gran cavolata come un gran bel gioco. Mettiamola così. Potrebbe essere un gioco inaspettatamente da entrambe le parti. Ok. Abbiamo fatto qualcosa. Abbiamo riempito quella barra. Ok. Cos'è la che sta saltellando? Sono delle rane. Tra l'altro saltano in maniera bruttissima. Si è aperta questa cosa. E mo? Trova la luce. Trova la luce. È quella? Sì, direi di sì. Siamo morti? Siamo morti o siamo vivi? Last night I had a dream of an unknown wizard, quite strange. He spoke in a language I'd never heard before, a single word that changed. He said that I had been chosen, and in the same breath cursed. He said, Lula,
You must retrieve the genie of your people. That is your task first. Because of my resilience and sight, I'd been blessed. The wizard said, "Go now. You must pass the test." Mi sembra uno di quei classici giochi in cui tu fai cose e poi dopo ti spiegano la trama a parole. Però non posso far niente. Cioè, si è bloccato, raga. Ah no, devo premere quadrato. Però dimmelo. Cioè, io stavo aspettando come... Vabbè, stavo aspettando, insomma. Bene, e detto ciò... Cos'è cambiato? Dobbiamo trovare un'altra luce o sembrerebbe di sì. Sembrerebbe sì. A wizard who wants the genie for own is making his way up the mountain alone. For if he obtains it, our fate is sealed. We'll never again choose our own path to yield. So we must beat him and learn the genie's use, lest we be further cursed and no longer choose. Si è aperto un altro di questi cosi. Comunque a me le rane che saltellano in quella maniera ogni volta mi spezza proprio, ve lo dico. Cioè è una cosa che mi fa morire da ridere. Ma scusatemi, so che il contesto del gioco è abbastanza serio, però ma come saltella? Ma dai. No, vabbè. È meraviglioso, è meraviglioso. Altra luce. Ma domanda, non potrebbero dirci tutto quanto in un unico momento? Senza fare questa cosa ogni volta? I had to answer it. Però vabbè. So I set off. I could not linger a bit. Though the path may be long and the journey hard, I had no fear, for I knew I'd go far. Though I may walk alone, I knew I was not, for my guide unseen was never forgot. I knew I had a mission, a task I must do, and I knew it was my own, only I could pull through. The sun rose slowly, and the sky did light. I had to embark on a journey of might. To the mountain of fire I had to go, to complete this task that only so. Comunque l'inglese sembra un inglese abbastanza semplice da capire bene o male, niente di complesso. Almeno quello è una fortuna, alla fin dei conti. E vabbè, un'altra cosa che si è aperta. Oddio, però dov'è questa? Ah, ok, lei è in fondo, lei è in fondo. Al momento non sto capendo che esperienza potrebbe essere questo gioco, onestamente. Sto facendo fatica a inquadrarlo per quello che è. Oh, sembra molto particolare, molto strano, ma anche molto rilassante. Non riesco a capire un po' la tipologia. But now no path is ours to fill. The shamans say that I'm a weaver and a walker. Only I have that right to squawk her. We have hunters and fishers, collectors and keepers. In this village we are all equal seekers. But I have been blessed with a special fate. The shamans have granted me a different path to take. Un altro, l'ennesimo. Domanda, ma sarà tutto così? No, perché apprezzo molto il tipo di gioco diverso dal solito, però potrebbe un po' annoiare. Con tutto il bene. Non c'è praticamente gameplay al momento. Non c'è proprio.
Ma dov'è sta luce? È lì per terra? È lì per terra. La luce è particolare. Di solito la luce viene da su, no? Weavers of words, of stories untold, the keepers of tales that must be retold. Poets and singers, their songs will resound, the warp and woof of our history found. Ma sono poesie, praticamente, The sembrerebbe. wanderers and dreamers, asking of questions, no fear of the unknown, searching for answers and seeking the light to brighten the corners of our minds so bright. No one has ever come back to the village. No one has ever looked back again. The weavers and walkers have gone far away. The stories and answers they'll never betray. Ok, forse succede qualcosa. Ah, parte 2. Parte 2, madre. Parte 2. Cambia lo scenario, ma il gioco è sempre quello, bene o male. Ma qui si fa più veloce o sembra a me? Cambia lo scenario, ma il gioco sì, rimane uguale identico. Cioè trovare questi cosi. Ah, attenzione! C'è un enigma. Quindi qualcosa di diverso ce l'abbiamo. Buona a sapersi. Bene. Ah, devo... Ah, vabbè, ok. Enigma forse fin troppo semplice, come se non ci fosse. Pensavo fosse un pochino più complesso. Già mi stavo cervellando su come fare, su come non fare. Ma va bene. Direi che siamo in un cimitero. Sembrerebbe un cimitero. A larghi tratti. Quindi si fa un pochino più dark la situa. Leggermente. Però dai, la cosa... Cioè, questo gioco ha delle belle ambientazioni per il momento. Cioè, comunque sono abbastanza curate, mi sembra di vedere. Niente di clamoroso, intendiamoci. Però... Cioè, alla fin dei conti... non è fatto male graficamente parlando e come location, eh. Artisticamente ci siamo, bene o male. È la componente del gameplay che proprio è come se non ci fosse. Ma io non capisco, ci sono un sacco di cose in più da prendere. Però, tipo adesso già completato? No, ok, manca qualcosa. Manca questo, ok. Allora sì, allora va bene. Bene. E questo l'abbiamo fatto. Si ritorna ad aprire questi buchi sottoterra praticamente. E va bene. Devo capire dov'è. Ah, qui di fianco, perfetto. Neanche il tempo di ragionare che era di fianco a me, praticamente. I remember my mother. I recall her sweet face, though she had to leave me without even a trace. She was determined to find a way to break the spell. The genie's return was the only thing that could help. She was certain she was a weaver, not a walker that day, but the shamans had spoken and she had no say. So she left me in sorrow, her dreams unfulfilled. And I have dreamt of her ever since, and the village she left still. Quindi questa dovrebbe essere la madre, la famosa madre di cui si parla in questo capitolo. Ok. Inizia a farsi un pochino più dark la situa. E questa cosa mi piace, devo dire che mi piace. The day she left was cold and wet. The tall grasses had not been met. In a black dress and hair of night, she waded out into the light. She gazed above into the sky.
The wind made her look like a patch of summer high. Her arms were clutched to her chest. I felt her sorrow and ran with zest. Quanti ce ne saranno? 5, 6? Come prima? Mi sembrava fossero 5 o 6, adesso non mi ricordo bene. Comunque una cosa che non vi ho detto è che siamo su PS5, non che onestamente poteva uscire anche su PS4, forse anche PS3, però siamo su PS5. E non so quanto costi questo gioco, dopo ci guardiamo perché mo sono curioso di capire se ha senso il fatto che sia un gioco così, in questo mood, fatto in questo modo. Perché chiaramente parliamo di un gioco indie. Of a life that could have been, but was never meant to be there. The rain kept falling all around, but I was standing still. La cosa che mi sta dando un po' fastidio è che quando lei parla parla prima che il testo arriva, che il testo arrivi, e mi dà noia perché so già quello che sta per scrivere. Quindi mi confondo un po' alle volte, leggermente. Belli questi. Bello. Veri bello, veri bello. Allora, altra luce. Bene, bene, bene. Altra luce. E ci siamo. I close my eyes and see a sorrowful sight, her shattered soul in the candlelight. My father's heart deeply wounded and sore, his daughter's tears he can't ignore. I feel the urge to capture this scene through a painting of colour and sheen, but all I can do is run in the rain, feeling the drops like glass on my skin. I run to the shoreline and find my reprieve, where the sand, water and sky all weave a tapestry of solace and peace, where I can finally find my release. Che poi, se non sbaglio, sbucano dove abbiamo preso i cristalli. Ora ci sono arrivato, era da un po' che ci pensavo, dicevo, ma le posizioni mi sembrano quelle in cui prendiamo i cristalli. E infatti è proprio così, sono proprio quelle. For 10 long winters I've delved in my mind. Is life just a long goodbye? A bright spark of imperfection in a sea of nothing sublime. For this reason the shamans called her a walker, not a weaver of fate, for she had no answers, only questions, a journey of faith to take. A journey to find the genie, to fill her heart's cracked vessel, a path of mystery and comunque adesso si è sincronizzata la voce col testo. Come l'ho criticata questa cosa, l'hanno sincronizzata. Prima non era così. Prima non era così, assolutamente no. Mo l'hanno messa a posto. Bastava dirlo, a saperlo prima. Lo dicevo fin da subito ed eravamo a posto. No, però qui prima non c'erano i cristalli, quindi ho detto una cavolata. Prima non c'erano i cristalli. Sono sicuro. Quindi va un po' random. Forse in base appunto a cosa sta raccontando. Che un po' sto seguendo, devo essere onesto. Non capisco tutto, però la maggior parte sto capendo qualcosa. What difference could it make? Could it harbor the freedom it seems I must take? I worry I'm wrong, I worry I'm lost, but I'll keep on searching no matter the cost. The answer's so close yet so far away. I'm searching for the genie, here I will stay. Sì, comunque diciamo che parla come se fosse una poesia. Palese, palese. Capitolo 2 è finito. O meglio, parte 2 è finita. Ora siamo alla parte 3. E wow, figa sta parte. Questa non mi dispiace. Veramente bella. Però direi che per il momento potrebbe essere
tutto qui, nel senso, il gioco è questo, bene o male, cioè non c'è qualcosa di più, qualcosa di meno, siamo lì, eh. Dobbiamo raccogliere questi cristalli, dobbiamo leggere la storia, capire la storia di questo gioco. È un titolo che non so onestamente quanto possa durare, ma lo capiamo anche dai trofei, che sono 17. Ne abbiamo presi 3 in 20 minuti. Finisci par tutte le... sono tipo... Vabbè, ci sono 16 parti, 15-16 parti, siamo già alla terza. Quindi diciamo che secondo me è un gioco da 3 ore al massimo, non di più. A parte questo, scusatemi, volevo dire una cosa. Allora, quanto gioco? Quanto costa? Non posso vederlo? Perché ce l'ho già. Perché ce l'ho già. Un attimo che ci guardo, perché mo... Scusatemi, ma sono curioso di capire un po' il costo di questo gioco, perché, sai, non l'ho visto. PlayStation sto cercando su PC perché sennò non posso fare diversamente. Ok. Allora, ok. Però non America. Non c'è novità. È... Vabbè, guardiamo Store America così capiamo in dollari, bene o male, si può fare la conversione. Cioè, si capisce, no? Non è che... No, c'è già scritto in euro. Costa 7 euro questo gioco. Beh, mi sembra un prezzo comunque ragionevole per la tipologia di gioco che è, insomma. Un gioco che comunque pesa 17 giga. Un po' pesa. Però un titolo che in realtà per 7 euro mi sembra anche un prezzo abbastanza onesto, onestamente. E certo è che se siete giocatori che vi piace giocare con molto gameplay, molto divertimento, frenesia, non è il gioco per voi. Se siete giocatori che magari volete godervi una buona storia, adesso non lo so questo, però comunque una storia, giocando con pochissimo gameplay, potrebbe fare a caso vostro. Qua vedo le recensioni 3 stelle .09 su 5, non sempre è indicativo perché può votare chiunque, può votare, e quindi non sempre è indicativo il voto, e comunque sono solamente 11 voti. E però è un titolo che mi ha lasciato tra sì e no, nel senso, potrebbe anche non dispiacermi questa tipologia di gioco, però se dura più di 2-3 ore diventa forse molto noioso. Bisogna vedere quanto dura. Bisogna vedere quanto dura. E per darvi un'indicazione in più su quanto dura, io uso sempre How Long to Beat, che è un sito meraviglioso che dice un po' la durata generica dei giochi, e vediamo se me lo trova innanzitutto, se qualcuno l'ha finito più che altro, e capiamo un po' ste cose, privacy, cochi e mazzi e cazzi. Allora, per completarlo 3 ore ci ho preso. Cioè... ho detto prima, era sulle 3 ore. 3 ore. Fantastico, sono un mago. Vabbè ragazzi, direi che è tutto. Ringrazio ancora lo sviluppatore per avermi mandato questo gioco da portare qua sul canale con voi. E ci becchiamo a questo punto ad un prossimo Prova e Fuggi. Ciao ragazzi.